Tifosi nerazzurri, ben ritrovati, nuovo appuntamento con le nostre Legends e io ne approfitto allora subito per salutare Alessandro Villa. Ciao Ale. Ciao Fernando, noi giustamente, va bene Vieri, Ronaldo, quello che volete, ma come i tifosi interisti ricordano, la nostra Inter ha in attacco 2 punte, eccole qui. Eh sì, Ventola e Callon. Ciao ragazzi, come state? Ciao Nick, ciao Mimmo. Ciao, tutto bene, grazie. Ciao, tutto bene? Grazie. Ciao Mohamed! Ciao grande, come stai? Bene, bene, dai. Allora, Nick, noi sappiamo benissimo cosa stai facendo in questa quarantena, perché oramai sei diventato ancora più famoso di quando giocavi, lo possiamo dire, no? No, ma è nata anche grazie un po' al buon Mohamed Kallon, perché la prima diretta cercavamo lui e non riuscivamo a trovarlo e lì si è creato un putiferio che poi abbiamo capito che facendo questa roba la gente aveva bisogno anche un po' in questo periodo difficile di spensieratezza e quindi la stiamo dando raccontando aneddoti di calcio, spogliatoio, emozioni, delusioni, quindi penso che la gente abbia bisogno di questo in questo momento. Mimmo, a te come va invece lì? A me, tranquillo. Sto bene, sto bene. Un po' di casino qua, però stiamo vivendo un momento difficile, però fra un po' passa. Va bene. Poi Ale. diciamo Nick che sì, il problema del raccontare il calcio, del raccontare gli sportivi, i calciatori in televisione è sempre stato uno solo, cioè noi giornalisti, e voi siete riusciti a fare finalmente qualcosa senza i giornalisti, quindi siete voi a raccontarvi e questo vi dà una libertà assoluta. No, scherzi a parte, dal punto di vista professionale è una riflessione molto interessante. Io penso, non so, al basket americano, dove spesso gli ex giocatori la fanno da padrone, piuttosto che anche la Premier League ha dei programmi in cui addirittura c'è conduzione da parte degli atleti, quindi si va verso questa cosa. Voi state andando nel futuro senza saperlo. Sì, perché comunque alla fine tra di noi non ci sono scoop o colpi bassi, diciamo. Ecco, molte volte i giornalisti è normale che per fare notizia possono cercare di mettere in difficoltà nelle interviste. Noi tra di noi siamo spontanei, ci viene veramente col cuore di parlare, sentire cose mai sentite. Posso citare per esempio Maldini che ha detto io sono il giocatore più perdente in carriera, perché cavolo ne ha fatte 15 di finali, ne ha vinte la metà, è normale. Quindi ci sono tanti aneddoti e tante cose che uno tira fuori perché non c'è questa barriera. Tra di noi ci conosciamo, ripeto, non ci sono colpi bassi. Vi conoscevate benissimo anche tu e Mimmo Callon. Io se penso a voi due penso subito al 2001-2002 con Bobo e Ronaldo alle prese con gli infortuni. Beh, poca concorrenza comunque. Poca concorrenza e voi due lanciati un po' così. Mimmo, insomma, tra l'altro noi vi abbiamo conosciuto soprattutto in prestito. Nick nel 98-99 in realtà aveva giocato anche un po' di più, però siete stati due grandissime sorprese quell'anno, Mimmo. Sì, quell'anno lì è un momento straordinario, è un momento inspiegabile, perché nessuno ha mai pensato che io e Nick avremmo mai la possibilità di giocare titolare quasi 15-20 partite, perché tutti sanno che c'è il fenomeno Ronaldo e poi c'è il grande giocatore, il grande bomber come Vieri, era impossibile. Però abbiamo avuto quella possibilità, quell'opportunità di giocare con la maglia dell'Inter per tante partite. Io sono orgoglioso, anche sono molto contento per Nicola perché quando il mister ha chiamato a noi, al momento abbiamo sfruttato l'opportunità. Poi tra l'altro per te, Mimmo, l'Inter era quasi una chimera perché hai fatto quanti? 6 anni in prestito, 5 anni in prestito, non arrivavi più, ogni anno ti mandava in un'altra squadra, hai girato tutta l'Italia, da Cagliari a Vicenza, insomma sei andato dappertutto, poi finalmente ce l'hai fatta. Perché era giusto, perché io ero troppo giovane, sono venuto in Italia, avevo 15-16 anni, quindi avevo la voglia di giocare, quindi devo andare in prestito a cercare posti dove può giocare titolare e prendere esperienza. Quindi sono andato a queste 5 squadre, Regina, Vicenza, Genova,
a Bologna e a Cagliari, e poi sono ritornato all'Inter al momento giusto, diciamo ancora, perché quando sono arrivato non neanche pensavo di giocare, finché l'ultimo amichevole che abbiamo fatto contro il Watford all'Eco, è lì che ho avuto la possibilità di entrare nella squadra del gruppo, e poi alla fine, magari dopo 2 o 3 partite, Nicola mi ha aggiunto e abbiamo fatto un grandissimo coppia. Tra l'altro, quando Nicola segna i suoi primi gol con l'Inter, nel tabellino dei marcatori c'è anche Callon. Giusto? È vero. Il mio esordio all'Inter è stato Cagliari-Inter nel 98-99. Siamo entrati Andrea, Pirlo ed io al posto di Baggio e Zamorano, ma Callon ce l'aveva già suonate, Mohamed. Aveva già fatto gol. Se non sbaglio anche Mboma, forse lui Mboma. È l'unico giocatore in prestito, Mohamed Callon, che ci faceva sempre gol. È una cosa... E quello è il problema, perché ogni volta che scende in campo contro l'Inter farà gol, avrà l'opportunità di fare gol, cosa devo fare? Giustamente. Nick, sì, prego. No, posso aggiungere, ma Mimmo Callon era forte, nel senso che lui è stato all'altezza, poi sono stato anch'io all'altezza di sostituire, come ha detto lui, 2 fenomeni. È quello che mi dà orgoglio, e penso anche a Mohamed, di essere ricordati, di essere entrato nel cuore dei tifosi, perché comunque abbiamo fatto bene, davamo il cuore, riuscivamo a far gol, a completarci, a sacrificarci, perché Cooper ci chiedeva tanto sacrificio anche in fase difensiva, e ad essere primi in classifica, quindi non è stato facile, ma è anche un motivo di orgoglio, ecco, lo ricordo così. Io ho ancora a casa un vecchio numero di Inter Football Club, la rivista, quando usciva, estate 1998, gli acquisti dell'Inter, l'Inter che aveva vinto la Coppa UEFA, seconda in campionato, gli acquisti dell'Inter, c'erano 3 nomi soprattutto, che erano Baggio, Pirlo e Ventola. Insomma, non c'era male, no? Come campagna. Sì, poi avevo tante richieste quel periodo lì, perché stavo facendo bene a Bari, nelle nazionali, e io poi Moratti mi è sempre piaciuto, ma ho scelto anche l'Inter perché c'era già Ronaldo, Baggio, Pirlo, ho fatto tutte le nazionali, lo conoscevo che era un fenomeno, ho detto, cavolo, qui è la squadra del futuro, bisogna andare all'Inter. E com'era, insomma, allenarti con dei giocatori del genere? Poi c'era anche Recoba, che poi era andato in prestito, però aveva iniziato insieme alla stagione, c'era Giorcaef, insomma, che tipo di squadra era? La squadra era forte, abbiamo avuto un anno difficile, però la concorrenza per me personalmente in attacco era spaventosa, però sono partito benissimo con 5 gol nelle prime 5 partite, in Champions League avevo fatto gol, però cresci tanto, io sono migliorato tantissimo, mi è servito quell'anno prendere anche delle batoste verso metà anno e fine anno, andare in prestito e ritornare poi forte per quell'anno del 2001-2002, però ecco, mi hanno dato tantissimo, da ognuno cercavo di prendere qualcosina, non tutti dei fenomeni. Poi mi ricordo che c'era uno schema su calcio di punizione, no? Che Ronaldo la tocca e poi Ventola fa gol, era proprio disegnato. No, là è proprio da paperissima, perché io non ci credevo quando Ronny mi dice, c'era Baggio in quella partita Champions League con lo Spartacus, c'era Baggio, Ronaldo, Ronny mi dice facciamo quella roba che facciamo in allenamento tanto per scherzare, ho detto cavolo, siamo a San Siro, ma sei matto, e me l'ha toccata di tacco facendo finta di calciare di tacco sinistro e mi è partita una bordata, è stata una delle emozioni più forti, il mio primo gol in Champions League, e poi fatto così in quella maniera. Poi io, Nick, sempre per restare, scusami, sono caldo, su di come andiamo anche da Mohamed, uno dei rumori più forti che ho sentito nella mia vita da tifoso è stato a Inter Manchester United quando fai gol. Lì onestamente io ho sentito tante volte dei rumori a San Siro, lì sai che c'è il famoso comitato che misura i decibel, e lì secondo me ha mandato qualche lettera perché si sentiva proprio quasi il terremoto. No, incredibile, me lo ricordo benissimo e mi ha fatto venire la pelle d'oca, perché lo stadio era pienissimo, è stato un gol della speranza, perché siamo passati in vantaggio, ero appena entrato al posto di Ronny che non stava ancora benissimo,
e il boato, come hai detto tu, era pazzesco. Peccato, perché poi quel Manchester era fortissimo, ha vinto la Champions League, però se fosse entrato quel tiro di Zelias Non ricordo anche quello. magari si poteva sognare ancora un po' di più. Ma poi all'andata c'era stata anche, insomma, una partita con qualcosina da recriminare, ce l'avevamo. Forse se avessimo fatto un gol là sarebbe cambiato tutto. Sì, abbiamo avuto delle possibilità per far gol. Io ho avuto una grandissima opportunità tu per tu con Schmeichel. C'era Ciccio Colonna che stava facendo gol, non si sa come, salvato sulla linea. Però sì, abbiamo avuto delle occasioni importanti anche in casa del Manchester. Io a Mimmo invece vorrei chiedere il numero di maglia, perché io ero piccolo, ma mi ricordo, c'è questo ragazzo che gioca con la 3 e poi con la 2, ma e poi gioca in attacco, ma perché? Cioè, era un modo per confondere gli avversari, perché questa scelta? Ma come ha detto Nicola, a base della concorrenza che c'era all'Inter, con i grandi fenomeni e grandi giocatori, un giocatore come noi eravamo troppo giovani. Quindi se tu hai anche la possibilità di giocare 2 minuti con la maglia dell'Inter, sei contento. Quindi quando io sono arrivato all'Inter ho visto che il numero 10 c'era Sidorf, c'era Ronaldo, c'era Vieri. Impossibile che io vada a scegliere il numero che voglio io, impossibile. Quindi ho detto, va bene, cercherò il numero libero. Ho visto 3, ho preso. E da lì sono cominciato. E uguale anche quando sono andato a Regina, ho giocato con la numero 2, perché c'era Andrea Pirlo che prendeva la maglia di numero 10 e poi c'è Baronio che metteva quella di 8. Questo è il mio numero preferito che mi piaceva. Quindi non c'è possibilità di prendere 10 o 8, quindi ho preso 2. Da lì è iniziato. Quindi quando sono tornato all'Inter, anche se mi dava il numero 100, ero contento. Scusami Ale, sì, dico solo questa perché prima ho studiato un attimino quella stagione, ho scoperto, poi questa magari non la dire a Bobo, però che in percentuale di punti realizzati abbiamo fatto più punti con Ventola Callon che con Vieri Ronaldo, con altre coppie. Poi magari è un caso, però... No, ma non è un caso. Sapevamo la maniera di giocare di Cooper ed era una squadra compatta. Quando c'eravamo anche io e Callon, era compatta, magari brutti da vedere importanti, però vincevamo, facevamo punti. È normale che poi quando tornano tutti sei più sbilanciato. Molte volte si vincevano delle partite 3-2, perché alla fine la realtà è che difendevamo con Di Biagio, Cristiano Zanetti e 4 difensori, perché quando giocavano Recoba con Sessao, Ronny, era dura difendere, quindi ci sta che abbiamo fatto più punti magari e Mohamed, però sappiamo tutti che erano tanto più forti quelli che hanno giocato nell'ultima parte di campionato. Ma invece il Football Club Callon ce l'abbiamo già. Quando è che facciamo il Football Club Ventola? Io vorrei fare un amichevole. Nicola, è meglio non farlo. No. Facci stai tranquillo così, stai buono così. Come sta andando? È un casino. Secondi l'anno scorso, giusto? Sì. Beh, comunque... Però abbiamo vinto 5 anni di fila. Insomma, però, ma com'è la vita da presidente allenatore? Insomma, rispetto a quando giocavi, essere dall'altra parte della barricata. Adesso quando un giocatore viene da te e ti dice perché non mi fai mai giocare oppure voglio più soldi, come funziona? È come Nicola ha detto prima, quando noi abbiamo avuto l'opportunità di giocare con l'Inter, io come Cooper è un allenatore difensivo, un po' difensivo, vuole vincere tutta la partita e lui vuole avere la squadra, sta compatto indietro e poi sfrutta le opportunità in avanti. Io non è mia stile perché volevo fare la mia cosa, però a quel momento lì noi dobbiamo pensare solo a maglia dell'Inter per giocare con la squadra. Per quello abbiamo avuto un po' di successo. Poi tornare a FC Callon era il mio modo di pagare la mia paese, perché è lì che ho avuto l'opportunità di giocare calcio e poi ho avuto successo, quindi devo tornare indietro e fare qualcosa per i bambini, per la gente che non ha avuto l'opportunità di giocare calcio. Per quello ho fatto FC Callon.
Presidente dell'FC Cologne è un casino, perché è sempre stress, qua, là, il football, politics e tutte queste cose qua. Però quando ho iniziato a fare il corso di allenatori, poi ho cambiato tutte le idee, non è come quando eri giocatore. Adesso allenatori, presidente, giocatore, è tutto casino. E poi ho iniziato a fare le cose per bene, strutturare bene la squadra. Adesso stiamo un buon punto, perché abbiamo 25-30 giocatori in giro per l'Europa, quindi va benissimo. Insomma, Nicola, tu sei proprio sicuro che non la vuoi fare una squadra? No, mi tengo le mie dirette Instagram con Bobo. Quello è il futuro, Nick, allora. Giornalista digitale. No, ma a parte gli scherzi, questa roba ci piace, forse andrà avanti in qualche maniera, però io da quando ho smesso ho sempre commentato calcio. L'ho fatto, ho avuto la fortuna di farlo prima a Sky, poi 4 anni, un'esperienza bellissima con Abu Dhabi Media, perché commentavo nazionali, Italia, Spagna, viaggiavamo tanto, è stata un'esperienza bellissima. E poi l'anno scorso ho fatto parecchio da zone, vediamo. Mi è sempre piaciuto fare questo, al momento allenare piuttosto che direttore sportivo Però, di la verità, quando giocavate, sentivate questi qui in studio, che fossero giornalisti o ex calciatori, e pensavate, bella la vita, facile così. Adesso invece siete diventati voi, sei diventato tu. No, questo, ripeto, che stiamo facendo viene naturale e facile, però quando l'ho fatto sempre a livello professionistico con le TV, studi tanto, guardi i giocatori su Y-Scout, ti informi, non è facile. L'unica cosa che ti rilassa è che poi sei tu dall'altra parte e dici: per quante me ne avete dette, adesso io dico la verità ai calciatori in generale o come vanno le cose, senza fregarmene niente, diciamo. Sì. Che poi, Nick, guardando le vostre dirette, sembra di capire che tu eri uno di quelli, non dico più agitati, no? Però uno dei più simpatici nello spogliatoio, no? Ma fondamentalmente sono un bonaccione, uno che non tradisce mai nessuno, e quindi tutti i miei ex compagni lo sentono questo. E poi sono sempre positivo, col sorriso, anche se potevano succedere delle cose gravi a livello professionale o nella mia famiglia. E quindi questo anche era modo nello spogliatoio di essere un po' estroso, portare un po' la mia baresità, quindi fare sempre battute in barese che facciano ridere tutti. Però ecco, la gente positiva in tutti i posti del mondo ci dovrebbero essere sempre, anche quando le cose vanno male, quindi per quello forse mi vogliono bene un po' tutti. Dai. Ieri, quando abbiamo avuto Vieri con noi 2 settimane fa, ci ha detto: ho detto a Ventola che c'è uno che vuole dargli 7 milioni di euro per raccontare tutti i segreti dello spogliatoio, ma lui non sa che fare. Proprio l'altro giorno gli ho detto: Bobo, ma neanche per... Hai visto Chiellini? Una frase ha detto: guarda, è scoppiata una guerra. No, sono cose che rimangono nel cuore, nella testa, e molte robe, dai, non si possono dire, è normale. Ah, ma è giusto, ma penso che a qualsiasi livello, voi avete giocato in Serie A, ma qualsiasi spogliatoio deve avere le cose che rimangono lì dentro. A proposito invece di cose che si sono viste, vi chiedo a tutte e due, parto da Mohammed, qual è il vostro momento preferito, il giorno in cui siete stati più felici da giocatori dell'Inter? Non so, avete fatto tutte e due tanti gol molto molto belli, ne avete uno nel cuore in particolare? Io sì, mi ricordo una partita contro Parma, a Parma, che abbiamo vinto 2-1, a 2 minuti dalla fine, che ho fatto il gol di testa. E poi quel famoso gol contro Atalanta, 1-0. Quando non sapevi cosa fare, no? Non sapevo cosa fare, come ero così fermo, così, perché non mi aspettavo. Il pallone mi ha finito sotto il croce, quindi non aspettavo. Però era bellissimo gol, è un momento. E poi noi speravamo sempre di avere la soddisfazione, sempre quando giocavo con la Milan, quando i tifosi, sai, erano tutti esauriti, era un casino, quindi
uno che gioca con la maglia dell'Inter, spero sempre di vincere quelle partite importanti contro Milan. Nick? Sì, allora, il primo anno di sicuro, quindi 98-99, di sicuro l'esordio, partire così è stato emozionante. Come abbiamo detto, il gol di Champions, sia Sparta Mosca punizione che Manchester United, sono delle emozioni incredibili. L'anno che ho fatto con Mohamed, mi sono tanto emozionato in Europa League, perché ho fatto tanti gol importanti che nel frattempo, quando sono ritornati Bobo e tutto, giocavamo di più in Europa League e mi sono sentito proprio protagonista lì, e il gol a Valencia, una partita assurda con Farinos in porta, è stato incredibile, perché fai gol dopo 3 minuti, poi barricate dietro. E poi Mohamed mi ha fatto l'assist lì. E anche con la IK Atene, sia il gol fuori casa, il 2-2 subito, che il gol in casa. Quindi tanti ricordi legati all'Europa League, che poi sfortunatamente abbiamo perso la semifinale col Feyenoord, perché potevamo farcela anche lì. Ma quasi, tra l'altro, l'impressione che avevo io da fuori è che non vi siete neanche accorti che ci fosse una semifinale, nel senso che c'era così voglia di fare i calcoli sul campionato, ogni partita sembrava fondamentale, che era quasi un impiccio, no? Non ci fu neanche la copertura televisiva, Sì. mi ricordo, per quella partita. Cioè, era anche Sì, difficilissimo vederla, quindi effettivamente quello che dice Ale era un po' generale, forse, no? Sì, mi stai dicendo una roba, perché c'è un canale locale che si chiama Telenorba a Bari, trasmetteva Inter Feyenoord, non si capisce il perché e il per come. Quindi mi anche ricordo da me questo, ricordo, sì. mi ricordo questo inghippo che non c'era neanche in TV. Però è vero, le formazioni, eravamo a fine stagione, eravamo un po' stanchi, e mi ricordo che il mister parlò con tutti gli attaccanti, facemmo quasi un po' noi la formazione, perché normalmente Vieri tutti volevamo vincere quel campionato, e normalmente doveva giocare Ronny e Vieri, però poi alla fine giocai io il ritorno, se non sbaglio con Ronny, e Mohamed forse l'andata. Però sì, era un po' gestire gli attaccanti per il rush finale, che era lo scudetto, la cosa ancora più importante. Se invece dovete provare ad immaginare una partita da rigiocare, cioè una partita che è andata in un certo modo, al di là del 5 maggio, sicuramente 5 maggio. Sicuramente, proprio è io la voglio madre giocare ancora quella partita lì, voglio giocare ancora. Quella è la madre di tutte le partite da rigiocare. Un'altra gara, Mimmo, che vorresti rigiocare? Quella di Milan in Champions League. Sicuro quello. Ci pensi ancora a quel pallone lì? Io sì. Anche adesso non capisco ancora come Abbiati ha toccato, non mi incredibile. Anche perché, perché è stata... anche Nick tutti quanti lo sanno. Quando io sono davanti alla porta, tutti sanno che lo farà gol sicuro. Anche io ero sicuro, perché quando Maldini ha sbagliato, sapevo già che quello lì l'ho fatto. Era un gol fatto già. Però... Anche perché, appunto, tra l'altro parlavamo di Valencia, e i tifosi del Valencia probabilmente erano arrabbiati dopo la partita in cui ha segnato Nick del 2002. L'anno dopo stessa cosa, cioè esattamente la stessa partita con l'Inter che segna subito, rifà ancora le barricate e si qualifica di nuovo. Quindi è una cosa stranissima, no? È stata... Sì, quel Valencia era forte, e poi ti dovevi difendere perché attaccavano bene. Anche in Champions League l'anno dopo fu la stessa cosa. Quello che ha detto Mohamed, nella mia carriera, è vero, quello che ha detto Mohamed, pochi giocatori ho visto che a tu per tu non sbagliavano mai. Purtroppo doveva andare così. C'ha ragione Mohamed, non sbagliavi mai, incredibile. Tu che partita vorresti rigiocare? Ti posso dire forse quella col Manchester, quando sono stato il primo anno, nel senso più l'andata che il ritorno, perché facciamo veramente una grande gara, e battere il Manchester voleva dire andare in semifinale con la Juventus. Mi sarebbe piaciuto immaginare rifare la partita col Manchester e passare quel turno. Sì, insomma, è vero. Poi, tra l'altro, soprattutto all'andata, recriminiamo, al di là delle occasioni, ricordo anche un gol annullato che forse non era da annullare. Insomma, come sempre succede, poi qualche recriminazione c'è. Tra l'altro, appunto,
forse l'Inter non era la migliore versione dell'Inter in campionato, ma in Coppa avevano fatto, al di là dell'esordio sbagliato contro il Real Madrid, però sempre delle grandi partite, ha battuto il Real Madrid al ritorno, lo stesso United comunque poi fece il treble, quindi il triplete, la tripletta, per cui era la squadra di Beckham, di Giggs, di Keane, di Scholes, che poi segna l'1-1 a San Siro e ci ammazza, però insomma era una squadra davvero, davvero notevole, ma l'Inter è stata alla pari nelle due partite, ricordo io, no? Sì, poi mi sa che Ronny l'andata non c'era, giocavano Zamorano e Baggio, io sono subentrato, quindi comunque avevamo anche lì problemi di formazione. Infatti il ritorno Ronny giocò solo il primo tempo e 5 minuti del secondo perché non stava bene, quindi comunque ce la giocammo alla pari. Poi c'erano i due fenomeni davanti, Calypso Boy e York e Cole del Manchester United, impressionante. Ragazzi, prima di chiudere, siamo praticamente alla fine. Noi spesso facciamo questo gioco con le coppie che partecipano con noi. Nick, c'è una domanda che vorresti fare a Mimmo? No, mi piacerebbe capire qual è il suo sogno adesso come uomo che lo faccia sentire realizzato. Adesso il mio sogno è di aiutare tantissimi bambini della Sierra Leone, sviluppare tanti campioni della Sierra Leone che possono giocare nelle grandi squadre del mondo. Perfetto. E fare l'allenatore anche. Sì, è quello. Però lo so che farà allenatore in Italia, in Europa sarà difficile, quindi vediamo come va. Non si sa mai, non si sa mai. Non si sa mai, non si sa mai. Va bene, va bene. Ragazzi, grazie mille. Mimmo, Nick, grazie, siete stati fantastici, come al solito. Grazie a voi, un abbraccio a tutti, Forza Inter. Ciao Grazie. ragazzi, ciao Mimmo. Grazie, ciao. Ale, grazie mille anche a te. Grazie a te Fernando, ci vediamo settimana prossima. Sì, punto, grazie a voi che ci avete seguito, tifosi nerazzurri. A presto e Forza Inter. Ciao. Ciao.